Sono tornata, eccomi qua. Allora, torniamo al nostro lavoro. E abbiamo detto che la larghezza per la scatola è corretta, quindi a questo punto io vado a girare il lavoro, tiro all'interno i tessitori, così, e il lavoro che dovrò andare a fare adesso è alzare i montanti. Per alzare i montanti vorrei utilizzare il metodo, quello che una volta usavo spesso, ultimamente non uso, quindi voglio riprendere, che consiste nel prendere i montanti, passarli sotto ai montanti successivi, così, ed alzarli su così, in maniera che alla base si forma una specie di una cornicina, una treccina molto carina, che dà anche molta stabilità al vostro oggetto, quindi una cosa adatta per le scatole, una cosa adatta per dei cesti con la base, eccetera. Ora, questi montanti non solo sono piccolini, sono anche piuttosto rigidi, quindi questa operazione è sicuramente un pochino complessa, quindi vedrete che faccio un po' fatica. Tra l'altro stavo valutando se non poteva essere il caso di, ecco fatto, dicevo, valutando se poteva essere il caso di allungare già i montanti, perché altrimenti non riesco ad arrivare. Quindi facciamo questa cosa qua, li allunghiamo e non ci pensiamo più. Ok, inutile che continuo a provare a lavorare quando in realtà non si riescono a lavorare bene e a alzare con anche difficoltà. Allora, queste cannucce sono abbastanza dure. Allora, ecco fatto. Allora, se le alzo arrivo abbastanza su, direi che va bene. Allora, facciamo così. Quindi allungo tutti i miei montanti. Se avete da fare, magari non state a guardare tutta questa cosa qua, che è un po' più un po' lunghina, magari ci vediamo dopo, ecco, lo dico per voi, io sono qua. Ok. Quando fate questi lavori qua, mi raccomando, le cannucce che state utilizzando per l'intreccio, di nuovo belle strette dentro il cellophane in maniera che rimangano buone per l'intreccio, ecco. Soprattutto in queste stagioni che si hanno le stufe accesi, caloriferi, eccetera, l'umidità evapora molto, molto velocemente. La colla che vedete in questo barattolino è semplicemente colla vinilica, una colla vinilica da falegname, che io è quella che consiglio e in genere che preferisco. Questa l'avevo messa alla rovescia, quindi torno a cosare, che la metti in questo barattolino che è molto pratico come dosatore. Se vedete c'è anche chi usa delle siringhe, in quel caso hanno un tipo di colla diversa, mi pare di capire si tratti di una colla al titanio o qualcosa del genere, non so esattamente, ma io, dir la verità, con la vinilica mi sono sempre trovata bene.
Allora, adesso faccio una cosa, mi sa che ne aggiungo ancora qualcuna e poi inizio già a sollevare. Sono un po' indecisa perché il mio tavolino è molto piccolo, quindi mi sto piantando praticamente delle cannucce in pancia e non so se riuscirò a farvi vedere bene questo lavoro se continuo in questo modo. Adesso metto queste, poi vedo. Il bello della diretta, cioè non è che... In realtà avrei voluto fare questo lavoro dopo, adesso capirete poi perché nella mia idea c'è di fare poi in verticale l'intreccio ad un tessitore ma a 3 cannucce. Quindi se facendo adesso l'aggiunta dei montanti ho paura che poi si veda. Comunque proviamo. Non è che io abbia mai fatto questo cestino, quindi lo sto provando praticamente adesso in diretta con voi. Questo cestino, questa scatola, cestino con coperchio, chiamatela come volete, insomma. Allora, questo qua io vorrei che stesse però sotto. Ecco fatto. Allora, questo è il lavoro che sto facendo. Vediamo se si riesce a vedere. Praticamente prendo la cannuccia, proviamo a fare così. Ecco. La cannuccia la sposto verso la successiva, così, la passo sotto e la tiro verso l'alto. E la stessa faccio con quella dopo. L'effetto che si crea è questo, questa specie di accavallamento, che come ho detto, avendo adesso un po' di situazione, queste cannucce così lunghe, faccio un po' fatica a farvi vedere. Comunque io vado avanti, semmai verso la fine provo anche a spostare l'inquadratura di lato. Tutto questo che vedete è tutto causato dal fatto che ho poco spazio. Vediamo se riesco ad alzarmi un po' di più. Ok. Sono veramente duri i montanti. Col senno di poi mi viene quasi da pensare che poteva essere il caso di sostituire i montanti con dei montanti morbidi, però poi lo svantaggio è che dopo, quando devo lavorarli, se sono morbidi, devo aspettare. Quindi bisognava fare anche questa valutazione.
Procedo un po' alla volta, così sarà più facile, insomma. È un po' accaduto quello che non volevo, cioè che praticamente i montanti, la parte dell'aggiunta dei montanti è finita proprio in prossimità di questa lavorazione che faccio alla base. Queste cannucce che sto utilizzando come montanti, questa non mi è piaciuta per niente, e sono cannucce un pochino più grosse, se vedete, rispetto, come mai che qua c'è qualcosa che non va, rispetto a quelle che ho usato per la tessitura. Infatti si inseriscono, stavo per dire, inseriscono un pochino più facilmente, che non è vero. Vediamo. Questa cannuccia qua è mortale. O quando non vogliono, non vogliono, Ecco. Ok. Quindi noi
proseguiamo. Vediamo se facciamo così. Ok. Sto cercando di lavorare anche in maniera da farvi il più possibile vedere quello che sto facendo, ma non è che sia molto facile. Allora prendo un'altra molletta. Vedete, piano piano sta venendo in realtà. Molto piano. Questo punto non regge. Allora rifacciamo questa giuntura e la facciamo proprio ormai a filo. Quando succedono queste cose, come state vedendo a me in queste difficoltà, sapete cosa faccio molto spesso? Disfo tutto e rifaccio, cosa che mi sta venendo voglia di fare, perché magari la cosa che sto facendo non mi ha soddisfatto, come in questo caso. Ma essendoci adesso una diretta, mi dispiace farvi partecipi di questo, tra virgolette, fallimento. Quindi vorrei provare a proseguire. In realtà ho come la sensazione che sarebbe meglio interrompere. Che fondamentalmente non mi sta piacendo, perché è troppo rigido. Voi che ne dite? Cioè a me sembra veramente troppo rigido, quindi mi fa quasi pensare o taglio i montanti e li reinserisco, però poi oggi la diretta salta perché non so, non mi è piaciuto tanto. In realtà poi quando andrò a fare l'intreccio sopra si vedrà poco, però anche alla base non mi soddisfa tantissimo. Cioè è carino, ma boh. Adesso vengo a vedere cosa ne pensate voi. Qualcuno mi scrive cosa dice, ma no, a vedere è bello, Manuela dice. Io sono l'eterna insoddisfatta, nel senso che sono una di quelle persone perfettine che vorrebbero che tutte le cose fossero sempre perfette. Vado avanti? Che dite? Boh. Mi sembra tutto rigidino, rigidino. Vabbè, provo ad andare avanti.
non mi piace. Vabbè, provo ad andare avanti, a non mollare. Poi semmai disfo tutto dopo e lo rifaccio in modo diverso. Cioè il sistema è questo, cioè non è che se disfo tutto cambio sistema. Il sistema è questo, quello che voglio fare è questo e questo farò. Cioè su questo non ci piove. Allora questi due tessitori qua li portiamo dentro. Però non sono stata particolarmente soddisfatta di questa cosa alla base per via dei montanti così rigidi, davvero durissimi sono, che per l'intreccio a un tessitore sono perfetti in realtà, quello che dopo vorrei fare, ma per questo incastro qui non sono il massimo. Allora qua c'è anche la cannuccia del giro iniziale. Insomma, io vado avanti, però non sono per niente soddisfatta. Ok, poi vabbè, vado anche a mettere poi questo qua. Ci metto lo spillo. Scusate.
io credo che questa cannuccia qua non reggerà così, questa qua. Adesso se mai provo ad andare avanti, no, deve salire su questa. Allora questa qua torno indietro un attimo e la metto in un'altra posizione, altrimenti non andrà bene. Qua sembrano un po' sottiline. Questo qua non ha retto, immaginavo, quindi lo rifaccio.
molto grossa questa cannuccia. Mi dispiace perché non si tratta affatto di un lavoro complesso quello che sto facendo, e a causa di queste cannucce così rigide ve lo sto facendo forse risultare un lavoro molto difficile, che non è. Mi spiace per quello. Allora, adesso qua viene il bello, perché con queste due cannucce qua, oltre a piegarmi, mi dovrò andare a inserire in questo punto qua. Quindi adesso proviamo prima a piegarci così, 1 e 1 2, e dopodiché gli do la forma già verso l'alto così, e poi proviamo se riesco ad incastrarmi. Vedete la posizione? Qua praticamente l'anello iniziale. Che se le cannucce fossero morbide sarebbe più facile.
ma in questo caso è necessario raggiungere un compromesso. Che è questo qua. Allora, adesso che io ho tutto il mio bel lavorettino alzato, nonostante non sia proprio come volevo, si riesce a notare già questo accavallamento della base. Ecco, esatto, proprio brava Carla, vedere risolvere problemi e soprattutto non mollare quando si entra un po' in panico, perché comunque alla fin fine, insomma, è un lavoro fatto a mano, ci sta. Io poi, ripeto, mi dispiace quando non mi vengono bene le cose, vorrei rifare tutto da capo, però secondo me poteva essere salvato, ci ho provato. Adesso vediamo come andare avanti. Adesso faccio una piccola pausa, facciamo la pausa caffè, la pausa tè, pausa pasticcini e poi dopo ripartiamo perché vediamo come proseguire l'intreccio, che come ho detto vorrei farlo, visto che ho i montanti doppi che sono anche belli, cioè sono anche belli nel senso doppio montante, e considerando che stiamo lavorando anche poi con un tessitore che ha un colore diverso, non so se si riuscirà a vedere la grande diversità, cioè nel senso che uno è grigio e uno è marrone, quindi in realtà dal vero, che si nota molto di più, lavorando ad un tessitore avremo questo contrasto fra i due colori, e così anche ho l'occasione per farvi vedere un intreccio un po' diverso dal solito. Allora, ci vediamo tra 10-15 minuti. Ciao ciao!